chiamo Marco Piva, sono di Milano, faccio l'architetto e il designer. Ma la cosa più bella della mia città credo sia lo spirito che è intrinseco a questo luogo ed è uno spirito di innovazione e di apertura al futuro. Per me Made in Italy vuol dire ricerca del bello, ricerca di nuove idee e un processo che coinvolge diversi tipi di intelligenza per poter proporre al mondo qualcosa di autentico, di nuovo e di differente. Beh, la mia professione, come dicevo prima, è l'architetto, quindi sono interessato al progetto in senso lato, dall'architettura all'interior sino al product design, e quindi il rapporto con l'invisibile è un rapporto di specificatore e di utilizzatore del prodotto all'interno dei miei progetti. La decisione di diventare architetto l'ho presa quando ero ancora piccolissimo, perché mio padre mi presentò un personaggio che al tempo mi sembrava molto particolare, molto strano, ed era Gio Ponti. Rimasi affascinato da questa persona, da questo personaggio, e quindi decisi che mi sarebbe piaciuto cercare di fare lo stesso tipo di lavoro, che era, da quello che ho capito al momento, inventare cose, costruire case, e quindi è stato il momento in cui decisi di fare l'architetto. L'elemento che non può mancare nei miei progetti credo sia in parte invisibile ed è l'elemento ricerca. Io non riesco a disegnare nulla, a sviluppare nulla se non faccio almeno una ricerca che mi serve a chiarire le motivazioni del progetto, le radici su cui l'idea poi progettuale verrà costruita, e sicuramente interessa inserire qualcosa che sia nuovo, che sia attrattivo e che in qualche misura stupisca, anche se con misura, l'utilizzatore o il visitatore di un luogo, se si tratta di un'architettura. Il mio processo creativo è basato sulla ricerca, come dicevo, delle motivazioni che stanno alla base del progetto. Passa attraverso tutta una serie di schizzi, di indagini proprio manuali sul foglio di carta tradizionale per andare a individuare la strada da percorrere, e poi si svolge attraverso tutta una serie di interazioni, ricerca sulla materia, rappresentazione dello spazio o dell'oggetto, utilizzo delle strumentazioni più avanzate per rappresentare l'idea in modo realistico, e quindi tutta una serie di fasi che poi portano all'interazione con, nel caso del design, con l'azienda che deve andare a produrre il prodotto, le indagini sulle tecnologie, come poi il prodotto potrà essere proposto al mercato. Quindi è una serie di fasi abbastanza complesse e articolate, però che seguono un metodo preciso. Ma quello che mi ispira è sicuramente la curiosità. Sono curioso per natura, sono un viaggiatore, mi interessa creare relazioni tra cose diverse, individuare passaggi magari inconsueti nel configurare una soluzione architettonica piuttosto che un interior design. Quindi mi piace molto anche mescolare un po' le carte dal punto di vista delle matrici, per esempio lavorando all'estero, le matrici culturali del mio paese con quelle del paese in cui mi muovo e agisco, quindi questo è un po' il fondo dell'operazione progettuale. Poi è chiaro che la professione, lo sviluppo del progetto prevede tutta una serie di fasi che dosano gli elementi e poi li razionalizzano per farli diventare parte di un racconto più armonico. Se potessi bere un caffè con un architetto designer, sceglierei Leonardo da Vinci, primo perché il caffè probabilmente non avrebbe mai avuto modo di assaporarlo, ma perché credo che rappresenti la summa di tutte le qualità che
progettista debba avere dall'indagine, la ricerca, il metodo scientifico, allo stesso tempo l'emozione, la scoperta e questo desiderio di sperimentare tutti i campi del sapere. Sicuramente la persona che più mi attrae del mondo della mia professione. Il caffè mi piace amaro, non troppo ristretto e caldo. Ma non potrei vivere senza la possibilità di viaggiare, quindi di incontrare persone, frequentare luoghi diversi, e non potrei vivere senza una certa dose di arte, nel senso che per chi fa la mia professione il confronto col mondo dell'arte è assolutamente diretto e necessario, ed è uno scambio di esperienze, di indagini dal punto di vista artistico, di sintesi estrema, dal punto di vista del progetto, di un'indagine più calma, più lunga, più estesa, però ci sono delle reazioni fortissime, senza arte non si vive. Se dovessi intraprendere un viaggio domani, andrei in un territorio molto lontano che mi attira, in cui non sono mai stato, la Terra del Fuoco, Sud America, perché mi piacciono questi luoghi estremi ed ha rappresentato nella mia immaginazione, ma nella sostanza poi storica, un vero passaggio tra un mondo e un altro, tra un genere e l'altro, un passaggio estremo, e quindi mi attira moltissimo. Dalla mia professione ho imparato tantissime cose, a capire le persone, a cercare di capire le persone, interpretarne i gusti, le attenzioni, gli interessi, e ho attraverso questo, credo, sviluppato una grande capacità diplomatica, per cui magari la prossima vita invece di fare l'architetto farò il ministro degli esteri. Ma con Invisibile abbiamo realizzato alcuni progetti di interior design, stiamo programmando, ne abbiamo sul tavolo, quindi in programma diversi. Invisibile è un prodotto che oggi risponde a una serie di necessità relative al rapporto che esiste tra architettura e interior design in modo assolutamente efficiente e anche sorprendente dal punto di vista della funzione, ma anche di come questa funzione si esprime, come questa funzione viene assolta. Quindi la materia parete che diventa il passaggio che scompare, quasi lo devi cercare per individuare il luogo in cui transitare da un ambiente all'altro, diventa molto divertente, una sfida interessante, e soprattutto risponde a un aspetto che per me è determinante: la continuità tra il progetto architettonico e l'interior design. Ma l'invisibilità, per quanto riguarda l'attività di un progettista, sembra un po' una contraddizione in termini, perché progettare vuol dire rendere visibili delle idee, renderle consistenti, utilizzabili, se spazi o se oggetti. Però l'invisibilità racchiude forse anche un po' di magia che potrebbe essere introdotta nel progetto, e questo mi interessa perché è il progetto che crea dei momenti di sorpresa, è un progetto che aggiunge qualcosa in più. Quindi frequentare un'architettura o un ambiente interno dove improvvisamente succede qualcosa, e quindi, per esempio, come si diceva prima, compare un'apertura, una porta, o scompare una visione, può aggiungere qualcosa di veramente attrattivo e dinamico e piacevole a un progetto.